Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andiamo a vedere come Plutone, che dal segno del Capricorno sta passando al segno dell'Acquario, influenzerà i cambiamenti, diciamo nei prossimi 2 mesi e mezzo, 3 mesi, perché poi ritornerà retrogrado in Capricorno per poi trasferirsi in Acquario definitivamente nel 2024. Quindi diciamo che fa capolino nei prossimi 2 mesi e mezzo, in questi 2 mesi e mezzo. Quindi andiamo a vedere che cambi porterà. Abbiamo la prima scelta è il mazzo giallo, la seconda scelta è il mazzo verde. Ci vediamo nella vostra lettura. E benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo giallo. Andiamo a vedere che tipo di cambi porterà Plutone. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, potete sempre ascoltare l'altra lettura e se per caso volete contattarmi potete scrivermi a questo indirizzo email. Bene. Allora, partiamo con un 4 di coppe. Un 7 di bastoni e un 10 di spade, ragazzi. Allora, ho come la sensazione che il 4 di coppe è una carta che io reputo, la chiamo la carta della cecità, no? Perché comunque è una carta che indica una persona che è lì pensierosa, ferma, comunque statica su se stessa e che semplicemente non si rende conto che ha altre coppe dietro di sé, non ci sono solo queste davanti, come il non vedere delle possibilità che arrivano. Quindi ho come la sensazione che potranno arrivarvi delle possibilità di cambiamento, ehm, sì, di novità, mi viene da dire. Ma è come se voi non riusciste a coglierle nei prossimi 2 mesi e mezzo. Ehm, Credo perché arrivate da una sorta di battaglia molto estenuante, può essere una battaglia personale, lavorativa, che comunque con questo 10 di spade, ragazzi, devo dire che insomma vi ha provato parecchio. Tenete presente che eh, Plutone si sposta ogni 20 anni circa, quindi è una battaglia a largo raggio, intendo. C'è qualche cosa che con questo 10 di spade comunque crea una sorta di sofferenza o di... Molte persone sento che stanno chiudendo un ciclo. Chiaramente non è dall'oggi al domani, ci vuole un tempo, ma è un ciclo che va avanti da parecchio. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. Abbiamo la ruota della fortuna al contrario, la regina di bastoni al contrario e la sacerdotessa. 3 donne, tra l'altro. Beh, qui la ruota della fortuna in questa carta è rappresentata da 2 donne, quindi sono 4 tecnicamente. Allora, ragazzi, 10-10. È come se foste portati nei prossimi 2 mesi e mezzo da questo ingresso di Plutone a dover chiudere un certo ciclo della vostra vita. Abbiamo la ruota della fortuna al contrario, normalmente parla anche di cicli proprio karmici e siccome appunto parliamo di passaggi temporali lunghi, può tranquillamente far riferimento a qualche questione che si
trascina da tanto tempo e che avete bisogno di chiudere. Il punto qual è? Che è come se non riusciste a vedere quali potrebbero essere le reali possibilità, ma le carte fondamentalmente vi dicono di riprendervi in mano il vostro potere personale. Qui avete due bastoni che sono il fuoco, l'energia propria. Rientrate nella società, viene da dire, ristabilite quelle che sono le vostre regole, cambiate le dinamiche, perché rompere il karma, rompere la ruota del karma significa rompere le dinamiche, le abitudini, le situazioni appunto cicliche. E poi abbiamo anche la sacerdotessa. Allora, qui queste due carte io le sento collegate perché fondamentalmente è un po' come se vi dicessero voi le risposte le avete dentro, avete 4 donne. È un po' come se vi esortassero a far leva, uomini o donne che siate, sul vostro lato scusate, sul vostro lato femminile, ma inteso come il lato ricettivo, il lato percettivo. Qui avete la carta della sacerdotessa, che è comunque una carta di una persona che vede al di là della dualità proprio. Quindi è una persona di quelle che riesce a vedere oltre il giusto e sbagliato, vede cosa c'è dietro le cose. Voglio ancora 2 carte. Fante di coppa al contrario e il Papa. Allora, ragazzi, in realtà le carte vi consigliano di ufficializzare qualcosa. C'è qualche cosa che ha a che vedere con l'entrata in società, con appunto l'ufficializzare, con il posto dove voi vivete o dove voi lavorate. C'è qualche cosa che deve essere portato alla luce, ufficializzato, regolarizzato, contrattualizzato. Tenete presente che avete papa e papessa. C'è una forte attinenza con quello che è tutto il mondo della spiritualità, la connessione con il divino. Andiamo a vedere con Osho che altro vi dicono. Cosa si vede e cosa non si vede della situazione. Diciamo che vedo che, allora, quello che cambierà sarà il vostro modo di porvi nei confronti degli altri. Ripeto, c'è da lavorare sul lato femminile, sul lato percettivo, su quello che è l'osservare come si muovono le dinamiche per poterle rompere. In qualsiasi settore della vostra vita, le dinamiche che non vi piacciono vanno rotte e ricostruite. Bisogna uscire dalla ruota del karma. E qui c'è un 10, quindi già siete in processo di. Però ho come la sensazione che ci sia come da dover prendere coraggio e mettere la faccia in quello che fate, mostrarvi a un pubblico, mostrarvi alla società, far valere le vostre idee, il vostro carisma. Voglio solo una carta, prima di andare a vedere Osho, voglio una carta in più per questo fante di coppe. La morte. Allora, quando il fante di coppe al contrario si parla sempre di promesse un po' vane, credo che faccia proprio riferimento, ragazzi, al discorso del cambiare modo di fare le offerte, modo di porvi, modo di comunicare, come se qui diceste, ok, c'è bisogno di regolarizzare la cosa, c'è bisogno di mettere nero su bianco, le cose ufficialmente stanno così. Allora, per qualcuno, essendoci la carta del Papa, si potrebbe parlare anche di matrimonio.
quindi quell'ufficializzazione o quella regolarizzazione. Mi parlano di matrimonio pagano, magari per qualcuno risuona, perché è vero, il Papa, ma ho anche la sacerdotessa e ho come una sorta di morte delle tradizioni. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Ok. Allora, qui abbiamo armonia, wow, e integrazione. Questo è un 10 di coppe, questa è la carta della temperanza, che sono due carte di forte appagamento emotivo. La carta della temperanza parla di integrare il lato, diciamo, maschile con il lato femminile. E io qui vedo il lato maschile della spiritualità e il lato femminile della spiritualità. È qualche cosa proprio a livello, come vi posso dire, vostro. Può essere riferito alla società esterna, ma per molte persone è qualcosa di interno. È come integrare il padre e la madre, essere un buon padre, avere un buon lato che struttura, che dirige e avere una buona madre, una parte che riesce a essere compassionevole con noi stessi. E poi armonia, ragazzi, è un 10 di coppe, c'è un altro 10, quindi di nuovo una fase di compimento, una fase di appagamento e di raggiungimento dei risultati. E nei tarocchi tradizionali è anche una carta che parla di famiglia, quindi qui abbiamo anche il Papa, magari chi lo sa, si tratta di fare il passo successivo all'interno di una relazione per qualcuno. Andiamo a vedere ancora un'ultima carta. Ok, grazie. Magnificenza. Wow, che bella questa carta. Sei divertente, magnifico e unico, ma più importante, sei abbastanza. Integrazione. Bellissima lettura, devo dire, amici della prima scelta del mazzo giallo. Spero che sia stata utile, che sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere comunque nei like, scusate, nei commenti o con un like. Quando voglio dire due cose, faccio una frase sola, succede questo. E io i commenti li leggo sempre. Grazie anche a tutte le persone che condividono i video e che integrano i loro video, i miei video nei loro canali YouTube. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone del mazzo verde, anche per voi andiamo a vedere che cambi porterà Plutone nei prossimi 2 mesi e mezzo. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, potete sempre ascoltare l'altra lettura e se volete contattarmi potete scrivermi una mail all'indirizzo che vedete sovraimpresso. Allora, partiamo con un appeso, il 3 di denari, un 8 di spade, la carta del matto. Allora, devo dire ragazzi che partendo con l'appeso al contrario, grossi cambi in vista, sblocchi di situazioni, sblocchi di progetti, cambi di punti di vista, termine di situazioni. E con questo 3 di denari potrebbe proprio parlare di... Allora, mi parlano di una vendita di una casa, quindi magari per qualcuno potrebbe essere, potrebbe risuonare, o comunque c'è un cambio in quello che riguarda un progetto con qualcuno, una collaborazione, potrebbe anche essere un'amicizia. Ma vi dirò che ho come la sensazione che a livello emotivo la cosa vi toccherà perché la prenderete sul personale. Difatti poi abbiamo questo 8 di spade, un po' come se pensaste che le cose sono andate così per colpa vostra, ma non è così. Io non credo che sia così. Adesso andiamo a vedere le altre carte. Però avendo questo 8 di spade, quello che voglio dirvi è che ci sarà una sorta di tendenza nei prossimi 2 mesi e mezzo a vedere tutto come se fosse colpa vostra, a sentirvi vittime, a vedere che non potete cambiare la situazione, quando in realtà la situazione sta già cambiando, ma probabilmente arrivate da un momento un po' duro e quindi siete portati a non vedere chiaramente le cose.
Andiamo a vedere, allora abbiamo il matto sotto, poi abbiamo la torre. Allora, sì, è come vi dicevo prima. Il matto è al contrario, come la sensazione che qui abbiate, sono tutti e due il contrario, questi due arcani maggiori. Abbiate bisogno di ritrovare la fiducia, soprattutto in voi stessi. È come se fosse un periodo di prove, un po' come se, diciamo, l'universo vi testasse, vi dicesse: ma sei sicuro che vuoi andare di lì, che vuoi quella strada lì? Perché le cose si smuovono, ma ho l'impressione che non si smuovono esattamente come volete voi. E la tendenza vostra sarà appunto quella di perdere un po' di fiducia o nel progetto o in voi stessi. In realtà, con questa carta della torre vi dicono: buttate giù l'ego, perché l'ego ci fa attaccare al risultato, non ci fa godere il viaggio, ci fa voler arrivare subito a quel tipo di traguardo, a quel tipo di obiettivo. E quindi quando non si vede subito l'obiettivo, si casca, diciamo, in un'energia di 8 di spade. Però, ragazzi, ogni cosa arriva piano piano, è un processo, è un movimento comunque lento. Mm? Devo dire che con questo 9 di denari e il 5 di coppe, qui sento aria di aiuti inaspettati. O comunque il 9 di denari rappresenta voi e quindi la vostra indipendenza, sia da un punto di vista economico, fisico, pratico, ma proprio da un punto di vista anche caratteriale. E per qualcuno, ehm, diciamo che potrebbe essere interessante lasciarsi indietro qualcosa e diventare autonomi, dicono, perché il 9 di denari è la carta degli imprenditori, delle partite IVE, per capirci. Andiamo avanti, vediamo che altre due carte vi danno. Regina di spade, Regina di spade al contrario. Sei di denari, cavaliere di pentacoli e 7 di denari. Allora ragazzi, qui sostanzialmente vi dicono, visto che comunque non avete le idee chiare, ok? Non avete fiducia, è come se mancasse un po' di input, un po' di spinta, un po' di entusiasmo, anche di orgoglio, mi viene da dire. Fate le cose in modo equilibrato e in modo molto ponderato, ok? Con la torre c'è sempre qualche cosa da destrutturare, qualche cambio, qualche taglio, anche un po' netto alle volte. Vi confesso che non sempre sono proprio così indolore questi cambiamenti, ma fondamentalmente il consiglio finale è quello del 7 di pentacoli, quindi è questione di pazienza, perché comunque i frutti sono già stati seminati, bisogna solo aspettare i tempi migliori. Probabilmente questo cambio porterà a destabilizzazione. È come fosse, per esempio, vi faccio un esempio, una scossa di terremoto, ci vuole poi qualche giorno, ok, perché la terra si assesti. E qui è un po' lo stesso discorso, ma voi andate avanti piano piano, un passo alla volta, e vedete che ehm, arriva questo 9 di pentacoli. Per molte persone il 9 di pentacoli è un aiuto da parte di qualcuno, ehm, da parte di una persona autonoma, da parte di una persona che è nell'abbondanza. E comunque il 9 di pentacoli è una carta di amor proprio. Quindi qui c'è da alzare il vostro amor proprio, d'accordo? Avere più fiducia in voi stessi con questo matto, nelle vostre capacità, con questo 3 di pentacoli e in quello che potrebbero anche essere le potenziali collaborazioni o possibilità che vi si potrebbero aprire. Andiamo a vedere conosco che altro riesco a dirvi. Sì, è un periodo comunque di... Mi verrebbe da dire... un'altra volta la torre, ragazzi. Scossa di assestamento per quello che riguarda la vostra identità personale, il vostro amor proprio.
È un po' come se foste messi alla prova su quanto valete. Ed è lì che dovete, diciamo, puntare i piedi, far venire fuori l'orgoglio. Passo dopo passo, in modo equilibrato, cercando di far chiarezza, perché comunque c'è questa regina di spade al contrario, è una sorta di iperflessibilità o poca struttura mentale, ma qui lo vedo, perché qui avete i pensieri che girano in tondo con questo 8 di spade. Allora abbiamo la torre nuovamente e la guida, che è un 3 di pentacoli, quindi le carte si ripetono. Dovete fondamentalmente rompere qualche legame che avete creato nella vostra testa tra il risultato e quello che valete voi. L'amor proprio, voi siete altro oltre ai risultati. Se per esempio, non lo so, state aspettando un appalto, un lavoro, un contratto, qualche cosa e quella cosa lì non arriva, non è che voi siete dei falliti perché quella cosa lì non arriva, perché voi non siete solo quella cosa lì, avete tanto altro dietro e avete già fatto tanto altro, ok? Gli sbagli fondamentalmente sono esperienze, non sono fallimenti, ok? Ho letto una frase una volta, non mi ricordo più dove, che diceva che la differenza tra il fallimento e il successo è che le persone che hanno successo semplicemente si rialzano e riprovano fino a quando non trovano la strada giusta, mentre quelli che falliscono è perché dopo un po' si stufano, si scocciano, si demotivano e abbandonano semplicemente. Mm. E poi la guida. La guida qui può essere intesa sia come una guida esterna, nel senso che potete fare affidamento a delle guide esterne e mi viene in mente a dei progetti che magari sono già stati fatti, piuttosto che a dei video di YouTube che possano illuminarvi, dei blog, qualche tipo di informazione che potete ricavare all'esterno nel mondo fisico, ma parla anche di una guida perché se ci fate caso è rappresentata con le ali di un angelo, ecco forse qui si vede. Quindi è anche una guida di tipo spirituale. Andiamo a vedere un'ultima carta. Ok, infatti, segni. Allora, è un po' come se vi dicesse che l'universo vi sta gentilmente spingendo, rivelandosi attraverso i segni delle sincronicità. Ve lo metto qua sopra guida, quindi è molto facile che ci siano delle sincronicità, che vediate numeri doppi in questo periodo. Wow, e poi abbiamo la carta di ascensione. La tua anima si sta evolvendo in stati più alti di coscienza. Tenete presente che quando c'è la carta dell'appeso si parla anche di perdono. Sei pronto per questo? Bellissima lettura, devo dire, amici del Mazzo Verde. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Se comunque vi è stata di ispirazione potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere. Anzi, di fatto voglio ringraziare tutte le persone che integrano i miei video nei loro canali YouTube, quindi grazie. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!